Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della ipofemmina come tipologia di donna. Allora, la ipofemmina è un po' l'opposto della superfemmina. Ovviamente poi tutto è un cappuccino, cioè non è che ci sono anche le vie di mezzo, insomma, però i due antipodi sono la superfemmina e la ipofemmina. La ipofemmina è una donna che è poco femminile, diciamo così, non esibisce la femminilità. Anzi cerca un po' di mascherarla, ad esempio se ha il seno grande utilizza dei vestiti larghi, delle cose larghe per non esibirlo, dei reggiseni coprenti, delle fasce coprenti per non esibire, ad esempio, questa sua caratteristica. Tende a vestire sempre in modo poco femminile, poco appariscente, scarpe con tacco non alto, prevalentemente pantaloni o se mette gonne lunghe, insomma cerca di avere un abbigliamento molto, direi un po' tendente allo sminuire, a non evidenziare la femminilità. Non utilizza trucchi, pochissimo, poco, e insomma cerca di manifestare il suo essere interiore più che l'apparire, anzi mortifica un po' l'apparire da un certo punto di vista. È molto intellettuale, si occupa di cose diciamo intellettuali, spesso molto istituzionale e cerca la sua realizzazione talvolta in ambito lavorativo. Troviamo molte ipofemmine, ad esempio, nell'ambito della ricerca, molte ricercatrici, molte donne che si realizzano, diciamo, in lavori che talvolta sono anche, come dire, effettuati da maschi. Sono spesso competitive, infatti, con i maschi e vogliono essere apprezzate per quello che sanno fare, per quello che sono e non per l'apparire, insomma, è esattamente il contrario della superfemmina, assolutamente non cercano mai, diciamo, delle situazioni di comodo, non cercano mai un uomo, non cercano mai di appoggiarsi ad un uomo. La cosa fondamentale per loro è essere indipendenti. E perché mascherano la femminilità? Perché temono, diciamo, che eh, se esibissero la femminilità potrebbero essere giudicate per quello e non per altro. Talvolta sono anche donne carine, belle, però appunto pochissimo appariscenti perché non vogliono assolutamente, come meccanismo di difesa fondamentalmente, questo nasce da imprinting genitoriali, anche se duro conquistare il maschio, vogliono sedurlo, conquistarlo per le loro doti intellettuali, per la capacità di interagire. Non gli interessa conquistare o sedurre a fini, diciamo, erotici, sessuali, eccetera, ma vogliono essere certe che il maschio, che l'uomo che le corteggia, insomma, con le quali si relazionano, sia interessato a loro per come sono fatte dentro e per cui fanno vedere poco come sono fatte fuori. Questo è comunque un meccanismo di difesa come quello delle donne superfemmine, soltanto che agisce all'inverso. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!